Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, apro questo video con una riflessione. Tutto quello che stiamo trascendendo, no? E tutto il male, tra virgolette male, che viviamo, ha origine da una cosa sola. Cioè tutto il lavoro che state facendo su di voi, che facciamo su di noi, ha una sola origine ed è la separazione. Infatti il Buddha diceva che le origini di ogni dolore si trovano nella separazione. Separazione tra visibile e invisibile, maschile e femminile, umano e divino, tutte le coppie di opposti. Bene e male, giusto o sbagliato, meglio o peggio. Ecco, l'origine del male o l'origine del dolore arriva proprio dalla separazione. E che cos'è che divide e separa? La lama della mente. L'origine del dolore ha origine nella separazione che la mente fa. L'origine di ogni male. E quindi noi, grazie alla consapevolezza che stiamo mettendo, grazie allo yoga sciamanico, alla psicologia immaginale, alla tarologia archetipica, noi trascendiamo, trasfiguriamo l'evento, portandolo al di là di bene e male. Proprio perché si deve fare l'unione degli opposti. L'unione degli opposti si fa quando vai al di là del bene e del male. Quando vai al di là del giudizio, quindi è la stessa cosa, no? Perché la mente giudica questo è male, questo è bene, questo è giusto, questo è sbagliato. E quindi i successi che state ottenendo sono relativi al fatto che voi state smettendo di usare la mente quando entrano in gioco gli eventi che vi accadono quotidianamente. State estirpando la causa all'origine, che è la separazione. E le pratiche che facciamo sul corpo, con la psicologia immaginale, con la tarologia immaginale archetipica, stanno dando risultati abnormi, straordinari, perché noi siamo immagine. Non esiste niente di sostanziale, di oggettivo. Tu sei un'immagine, sei un sogno dell'anima. Tu sei il sogno dell'anima. Tu sei il sogno più grande dell'anima. L'anima sta sognando. Qualcuno diceva siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. È proprio così. Tu sei apparizione, sogno. Allora che tipo di sogno riesci a sognare? Quanto credi in quel sogno? Allora, senza far entrare in gioco la mente, noi lavoriamo sinergicamente tra corpo, mente e anima. Ecco perché state conseguendo risultati abnormi, straordinari, grazie a questa sinergia. Allora, se tu riesci a immaginare qualcosa, quello tu diventi. La nostra mente immagina eventi nefasti e quindi noi creiamo quegli eventi perché la tua mente lo sta pensando. Quindi creiamo eventi sulla base della divisione. Creiamo eventi nefasti sulla base della discriminazione che la mente fa. Quando tu inizi invece, grazie alle pratiche che stiamo facendo, a immaginare un mondo nuovo, che è il mondo dove hai sempre vissuto dell'anima, però la mente ti mette i filtri, ecco che arrivano risultati degli stessi eventi nefasti completamente opposti, meravigliosi, stupendi. E vi faccio spesso l'esempio del tamponamento, no? Io ho tamponato uno, ho utilizzato la mia conoscenza, Mao meraviglia, dicendo Mao meraviglia, ringraziando quell'evento, includendolo, quindi non respingendolo, e quell'altro scende e mi chiede scusa. Ma l'avevo tamponato io. Mi spiego?
Ecco cosa significa andare al di là del bene e del male. L'evento che arriva non è né male né bene. Questo vi sto parlando di eventi che possono sembrare semplici, ma andiamo anche a eventi più complessi, parliamo anche di patologie, parliamo anche di qualsiasi evento. È un dio l'evento, è idolon, no? È un'immagine, è l'immagine perfetta per la tua anima affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Andando al di là del bene e del male, portando l'evento al di là del bene e del male, cosa vuol dire? Non giudicandolo, ma affidandoti all'evento, e Mao meraviglia, mi do all'evento, tu ricongiungi gli opposti. Allora esperienza dopo esperienza, evento dopo evento, evento dopo evento, la tua consapevolezza si espande e come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, diventa potere automatico. Non hai più bisogno di ripetere determinate cose perché si instaura quel potere automatico che è il potere cellulare. Adesso in questo particolare video voglio vedere, sempre ispirato, con i tarocchi qual è il problema per te in questo momento. Al di là che possono esserci differenti problemi perché siamo a migliaia, ma qual è la forza di questo momento che stai guardando questo video, che è un video sempre valido, su cui la tua anima vuole mettere l'attenzione. Ok, vediamo quindi qual è l'emozione con la forza, l'evento che attraverso quello che ti sta accadendo sta emergendo. Andiamolo a vedere con la lettura. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa lettura per te affinché tu possa avere ispirazione, libertà, coraggio, gioia e bellezza. Qual è la forza o l'evento? Qual è la forza nascosta dietro all'evento principale che ti sta accadendo? Arriva prima la forza, no? Ossia è Dio che si deve manifestare, cioè l'emozione, e poi l'evento che te la scatena. Se tu devi manifestare la rabbia e per uno di voi è più funzionale il tamponamento, per un altro è più funzionale l'attesa alle poste, per un altro è più funzionale qualcos'altro, la forza è sempre la stessa, l'evento cambia, no? Perché a seconda del tuo karma si manifestano le immagini perfette per te. Magari a te aspettare la posta non ti dà rabbia, un altro sì, quindi sta aspettando la posta, allora l'emozione che la rabbia arriva proprio per te in quel momento. Ok. Vediamo qual è l'emozione nascosta dietro all'evento. Il 2 di spade. È un arcano minore il 2 di spade, mi parla della sospensione del giudizio. Qualsiasi evento tu stia vivendo mi parla della sospensione del giudizio. Il 2 di spade si prepara a una scelta. Cosa scelgo? Questo, questo. La sospensione del giudizio ti permette di sentire l'emozione e lasciare che faccia il suo corso per poter prendere delle decisioni. La decisione che arriverà sarà istintiva, automatica, ma solo se sospendi il giudizio sull'evento che stai vivendo. O che vivi in questa giornata, o che vivi, mi spiego, o che hai vissuto, perché il tempo è circolare, non è lineare, no? Quindi la sospensione del giudizio. Mi sospendo per prendere le decisioni conformi all'emozione lavorata dentro di me. Quindi potresti essere indecisa, o indeciso, non saper che fare su una certa cosa in questo momento, non saper che decisione prendere. Sospendi il giudizio. Non sei tu che decidi, lascia che l'emozione riferita a questo evento faccia il suo corso perché poi la decisione arriverà automatica. Non ci pensi quando lo fai. Sospensione del giudizio. Andiamo a vedere adesso
Qual è la qualità da potenziare affinché si possa prendere questa decisione? La qualità da potenziare. Questa qua tu ne sei già consapevole, adesso andiamo a vedere la qualità di cui non ne sei tanto consapevole ed è la qualità da includere, una forza da includere. Questa è da potenziare, ne sei già consapevole più o meno, questa non ne sei del tutto consapevole, la devi includere. Vediamo. Allora, qual è la qualità da potenziare? L'amore incondizionato per tutto ciò che ti sta accadendo, per l'evento stesso, 10 di coppe. Quindi la qualità da potenziare è l'amore incondizionato per ogni evento che sta succedendo, soprattutto questo che ti sta creando un po' di dubbi. Cos'è l'amore da potenziare? Ovviamente non è l'amore romantico, no? Cioè non è l'amore romantico, non è solo l'amore romantico. Cos'è l'amore? È l'attenzione consapevole all'evento, non l'analisi, ma prendersi non tanto cura dell'evento, darsi all'evento. Qual è la qualità da potenziare? Darsi con fede all'evento che stai vivendo. Ho fede in te. Qual è l'emozione principale che stai vivendo rispetto a questa situazione di sospensione? Rabbia? Tristezza, solitudine, abbandono? Ho fede nell'evento. Se sei qui con me, qualsiasi emozione sia, io voglio esserne all'altezza. Ho fede in te, mi affido a te. Questa è la qualità da potenziare che tu ne sei già più o meno consapevole, ok? Andiamo a vedere adesso quello di cui tu non sei totalmente consapevole e lo devi integrare, che può essere una qualità un po' più, ok? Vediamo qual è. Che tutto si muove a tuo favore, l'8 di bastoni. Tu non sei consapevole che tutto si muove a tuo favore, perché spesso prendiamo gli eventi della vita come contro di noi. 8 di bastoni. L'energia si muove in continuazione, anche quando la vedi ferma, anche quando pensi che le cose siano contro di te. Lo pensa la mente razionale. La qualità da integrare è la fede che tutto sta andando sempre a tuo favore. Ma non sempre quello che va a tuo favore la mente razionale lo vede positivo, perché proprio la mente giudica positivo, negativo, giusto o sbagliato, quindi dobbiamo trasfigurare l'evento, andare al di là del bene e del male. Quindi il mantra qui da dire è Uketamo, io ti accolgo, io ti accetto, Uketamo. Quindi questa cosa, che gli eventi siano sempre a tuo favore, non ne sei consapevole, invece sì. Quindi potenziare l'amore incondizionato, senza condizioni, cioè non pongo condizioni all'evento che mi accade, che sia un tamponamento, che sia un'eruzione cutanea, che sia una cosa anche più grave. Non pongo condizioni, io lo amo, perché laddove io amo quella cosa mi ama e mi potenzia. Se io giudico male un evento, l'evento mi farà male. Se io giudico negativa un'emozione, l'emozione si trasformerà come negativa, perché darà risultati negativi, perché umano e divino sono inscindibilmente uniti. Sono uno il riflesso dell'altro, costantemente, che umano e invisibile. Sono uno il riflesso dell'altro. Quindi sono inscindibilmente uniti. Visibile e visibile sono inscindibilmente uniti. Quindi il fatto che tutto ciò che ti accade è per te, non ne sei completamente consapevole, cioè le cellule non ne sono completamente consapevoli perché ci sono memorie antiche ereditate. Quindi rispetto all'evento che stai vivendo, includerlo con amore incondizionato significa che io non metto condizioni se è una bella sorpresa da parte di un'amica, di un amico, di qualcuno, o se è una bella sorpresa da quello che mi tampona. È sempre una sorpresa perfetta. Ecco, è proprio questo il senso. Ed è tutto sempre a mio favore, è sempre a favore, è sempre per te, non è contro di te. L'8 di bastone indica proprio l'energia in movimento, quella chiamata inaspettata, quella cosa così
il fluire dell'energia in movimento è sempre per te. Quindi, rispetto a qualsiasi evento tu stia vivendo, la sospensione sacra che riflette questo evento è necessaria affinché tu possa seguire esattamente il flusso senza ostacolarlo. Va bene? Un po' mi viene in mente, sai, quando c'è il mare agitato, no? E tu nuoti, cerchi di andare dall'altra parte contro le onde, no? Le onde ti riportano. Fai fatica, fai fatica, fai fatica. Ricordiamo, come diceva il grande Naropa, la suprema condotta è l'assenza di sforzo, è la prima legge dello yoga sciamanico. La suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ti devi impegnare nelle cose, ma non ti devi sforzare, perché lo sforzo è relativo all'ego, alla mente che cerca di dominare gli eventi. E un po' devi fare il morto a galla, no? Farti portare dagli eventi, che sanno dove devi andare. 8 di bastoni. D'accordo? Sì, bellissimo. Bellissimo. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale rispetto all'evento. È un'illusione che decidi tu con la mente. È un'illusione il fatto che sei tu a prendere una decisione con la mente. Non sei tu che prendi decisioni, non sei tu io ego che prende decisioni. Noi siamo guidati da forze maestose. Allora, qua ti dice di affidarti agli dei naturali, che sono gli eventi che accadono, e non ai miti sociali, vi ho spiegato in tutti i podcast questo, che sono invece il mito del controllo, del potere sugli eventi. Questi sono i miti sociali, no? Che non portano altro che frustrazione, stanchezza, depauperamento dell'energia. Invece quando ti affidi agli eventi e quindi ti affidi agli dei naturali, hai più forza, hai magnetismo, hai energia, hai amore. Ok. Le origini di ogni dolore sono nella separazione. Cosa hanno da dirci le carte del drago immaginale su questo? Le origini di ogni dolore, di ogni male, come diceva il Buddha, sono nella separazione degli opposti. Il mago di Oz, vi ricordate quanto è bella questa carta? Il mago di Oz ti dice che non cercare fuori quello che tu possiedi, perché fuori è solo un'illusione. Tu hai tutto il potere per realizzare la tua grande missione, il tuo capolavoro di vita. E il mago di Oz te lo ricorda. Ti ricorda, guarda, è bellissima, questa è proprio una storia sciamanica, direi. 12. Anche lì, no? Se credi che qualcun altro abbia quello che tu vuoi, nel senso come, o meglio, scusami, se credi che devo fare quella cosa e ho bisogno di quella persona, oppure devo fare quella cosa e ho bisogno di quella persona, no, tu devi fare quella cosa. Il potere di creare quella cosa è solo dentro di te. Tu non hai bisogno di quello che la tua mente crede che tu abbia bisogno, ma affidandoti agli eventi vedrai che avrai le risorse perfette, comprensive delle persone perfette per fare quella cosa. Non sei tu che pensi che tipo di persona tu abbia bisogno per raggiungere quello scopo, tipo devo andare devo fare quella cosa, devo avere quel commercialista lì, devo avere... No, no, non sei tu che lo decidi. Tu devi fare quella cosa, bene, affidati agli eventi, saranno gli eventi stessi, che è la tua anima, che ti porterà a fare quella cosa con le persone giuste e il personaggio giusto. E questa è la separazione, no?
Cioè la differenza tra i miti naturali e i miti sociali. La mente crede che tu hai bisogno di quella commercialista, di quel commercialista, di quell'avvocato, di quella persona per fare una determinata cosa. Ma tu stai impedendo la possibilità all'anima di portarti la persona giusta, che magari poi è quella là, ma la maggior parte delle volte non è quella che pensi tu. Questa è la separazione, no? Il mancato affidarsi agli eventi per raggiungere l'obiettivo. Ma mi affido alla mente razionale che sa secondo i miei calcoli. I calcoli della mente razionale sono calcoli che ti portano inevitabilmente al fallimento. Invece la fede negli eventi è quella che ti porta inevitabilmente al successo. Ti leggo il numero 12. Eccolo qui. Già solo la storia ti fa capire tutto quello che ti leggo adesso. Dice, allora, i protagonisti, Dorothy, lo spaventapasseri, il boscaiolo di latta e il leone, sono tutti in cerca di qualcosa che hanno già. Dorothy ha le scarpette magiche che possono riportarla a casa, ma non ne è a conoscenza dei loro poteri. Dorothy non sa che i poteri delle sue scarpette la possono riportare a casa. Lo scoprirà soltanto quando sarà giunta a Oz. Lo spaventapasseri ritiene di non avere un cervello, perciò vuole andare dal mago di Oz insieme a Dorothy per chiedergliene uno, anche se in verità un cervello già ce l'ha. Il boscaiolo di latta ritiene di non avere un cuore che invece dimostra di avere. Anche lui vuole andare dal mago di Oz per ottenerne uno. Il leone pensa di non avere il coraggio e vuole andare dal mago di Oz per farselo dare, ma in verità anche lui possiede già ciò che sta cercando. Il mago di Oz è un grande bluff. La sua grandezza e la sua abilità di mago sono un imbroglio. Lui non è che un ometto insignificante, ma tutto il popolo lo crede potentissimo. Lui, sottraendosi alla vista del popolo, si rende irraggiungibile e incontestabile, perché se nessuno lo vede, nessuno lo può smentire. In una frase del libro, il mago di Oz si esprime in questo modo: ma come faccio a non comportarmi da ciarlatano quando tutta questa gente mi costringe a fare cose che tutti sanno benissimo che non si possono fare? La figura del mago di Oz ci lascia intendere che spesso il popolo vuole credere che i propri leader siano grandi uomini, ma il più delle volte non lo sono. Il potere si regge su un imbroglio, i miti sociali, quello che ti fanno credere che tu debba volere è basato su un imbroglio per manipolarti meglio, per non farti avere potere, per non farti essere un uomo libero, una donna libera. Perché un uomo libero è una persona pericolosa per il sistema. Quindi, in presenza di questa carta, riprenditi il tuo potere. La carta ti dice che hai delegato all'esterno qualcosa che devi invece compiere in prima persona. Riprenditi l'autorità, la forza e il potere decisionale. E qua ci dà una bellissima pratica, stupenda ragazzi miei, semplicissima per fare questo. Dice: in una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, cioè piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più intensi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Chiedi al tuo istinto di mostrarti ciò che hai alienato e ti devi riprendere, dicendo: Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Questa carta è connessa con lo spirito animale, che è il coraggio, no? L'animale di riferimento nella meditazione è il bufalo. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Allora, qua dice: è vincente chi entra simultaneamente nella pancia e nel cuore, non si fa influenzare dal brusio del mondo, permanendo nella calma e nella forza del bufalo. Il mondo ci vuole schiavi, inetti, vittime del nostro stesso potere, e quindi te lo ruba. Il mondo e la tua mente stessa sono la stessa cosa.
Non esiste la mia mente, la tua mente, la mente di quello, la mente di quell'altro. Esiste un'unica mente che è la mente della Matrix. Ok. Ehm, Qua ti sta dicendo riprenditi il tuo potere. Come si fa a prenderti il potere? Il vero potere è quello che nasce dall'anima, affidandoti agli eventi, con autopotenziamento o fede in te, dicendo qua maestro ti prego portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. E quello che dobbiamo potenziare è la fede in tutto ciò che accade per raggiungere i nostri obiettivi, anche se la mente razionale a volte sembrano storti rispetto a quello che invece vuoi realizzare. Mi spiego? Ragazze mie, ragazzi, è stato bellissimo. Mi auguro di avervi dato un ulteriore assist con questa lettura. Quindi mi raccomando, praticate, praticate. Sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni che sta dando risultati straordinari. E la pratica anche del vostro segno zodiacale da unire ai 21 giorni. E detto questo, io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!